Adesso do la parola al professore Massimo Dominici dell'Università di Modena e Reggio Emilia per Medicine Applied to CAR-T Development in Autologous Model of Solid Tumors. Massimo, benvenuto, bentrovato. Grazie, sì. Grazie Andrea, grazie anche di questo spazio che ci consente un po' di raccontare quello che stiamo facendo a Modena all'interno dello SPOC 5 con i miei collaboratori. Siamo all'interno del Work Package 2 dove gli obiettivi sono quelli di generare... mi sentite? Posso devi avvicinare? Gli obiettivi sono quelli di generare delle cellule modificate, non sentite, vedo delle teste, adesso sì, beh, meno male. Quello di generare delle cellule linfocitarie modificate per la cura dei tumori, ecco adesso mi sembra molto meglio, dei tumori solidi. Sono studi che nascono un po' da quello che da tempo stiamo facendo all'interno dei laboratori e li stiamo declinando nel rispetto anche della complessità dei tumori solidi che non hanno solo la componente tumorale, ma vi è anche una componente d'accompagnamento che è costituita da stroma, cellule gliali, insomma tutto quello che accompagna il tumore stesso. Oltre a questo stiamo cercando di potenziarne ulteriormente gli effetti per rendere questi approcci di immunoterapia genica sempre più efficaci. Come sapete il mondo dei CAR-T è un mondo che è nato con l'ematologia, soprattutto per il trattamento delle leucemie. La sfida è quella ora di trasferirla all'interno dei tumori solidi, con sfide relate all'ambiente molto immunosoppressivo, al fatto che il tumore solido è un tumore appunto che ha un ingombro che è diverso rispetto a una leucemia e quindi insomma stiamo lavorando in questo senso. Cosa sono le cellule CAR? Immagino molti di voi siate a conoscenza, ma solo un breve recap. Sostanzialmente sono linfociti che sono solitamente non in grado di uccidere un tumore. Grazie a una modifica genica noi forniamo un tool che consente il riconoscimento antigenico e quindi l'attivazione linfocitaria. È un po' come una campanella che sveglia il sistema immune e questa campanella viene messa all'interno del linfocita stesso. Io credo che sia davvero un esempio di medicina personalizzata perché per applicarla in clinica bisogna essere sicuri che ci sia un target che sia definito, sia abbondantemente espresso sul tumore e sono prodotti ad oggi autologhi, quindi sono estremamente personalizzati. Quindi personalizzazione del target, personalizzazione degli effettori e anche la modalità di delivery in qualche modo, poi lo vedremo, risulta essere personalizzata. La personalizzazione in questo caso è un vantaggio ma anche uno svantaggio, perché vedete questa nella slide dal vostro lato destro prevede praticamente un percorso che va dalla raccolta di linfociti, una criopreservazione, una modifica e in qualche caso prevede un volo andata e ritorno quantomeno in un paese europeo. Se parliamo di car che hanno una proiezione nel mercato. E quindi ovviamente questo determina tutta una serie di aspetti complicati dal punto di vista della gestione. Da tanti anni ci occupiamo di sviluppare car, abbiamo identificato diversi target e più ultimamente ci siamo focalizzati su un target che si chiama GD2 che è un ganglioside di membrana espresso in un sacco di tumori di origine neuroectodermica che sono tumori molto noti, vanno dal neuroblastoma ai gliomi del sistema nervoso centrale al melanoma, ai tumori del polmone a piccole cellule, ai sarcomi ed è un antigene che è poco espresso nei tessuti sani e questo ovviamente diventa un grande vantaggio.
Quindi cosa succede quando modifichiamo i linfociti? Inseriamo dentro una parte esterna al linfocita in grado di ancorare all'antigene target e una parte interna che è l'attivatore della risposta immunologica. Quando quando la parte esterna si lega al target, ovviamente l'obiettivo è quello di indurre la morte cellulare. Quello che abbiamo fatto ormai diverso tempo fa, alla base un po' dello studio che stiamo portando avanti nel PNRR, è di utilizzare un modello autologo per validare questa tecnologia. Quindi in collaborazione con i chirurghi, neurochirurghi in questo caso, ma poi con i chirurghi, con i dermatologi, lo vedremo a breve, preleviamo dallo stesso paziente sia i linfociti che la biopsia tumorale e generiamo un modello autologo in vitro. In sostanza mimiamo quello che dovrebbe accadere all'interno del paziente stesso. I linfociti sono modificati con un vettore retro lentivirale e le cellule tumorali sono modificate anche queste per rendere visibili, per fare i test di citotossicità, come vedremo a breve. Quello che è importante notare in questo lavoro che abbiamo pubblicato sui tumori cerebrali qualche mese fa, dove su 4 pazienti che hanno avuto la volontà di entrare in questo studio, che ovviamente ringraziamo, abbiamo voluto dimostrare che anche un linfocita trattato con cortisone, con chemioterapia, è in grado di essere modificato per generare un CAR. E questo è un aspetto che non era banale e non era stato in realtà mai dimostrato in questo contesto. E quindi abbiamo visto che era possibile farlo, che possiamo prendere linfociti autologhi del nostro paziente in un contesto laboratoristico. Questo lavoro è stato portato avanti da dottoressa Chiavelli, che è attualmente una ricercatrice nel PNRR, e qui non la vedo tra le file, ma insomma avrete modo eventualmente di chiedere dettagli. Io vado avanti molto veloce, volevo semplicemente far vedere quello che accade quando montiamo, tra virgolette, un CAR-T su dei linfociti. Questi sono test di citotossicità in vitro in diverse condizioni. C10 è la linea, è il paziente, è la sigla del paziente. Quello che vedete in pratica, guardate la colonna questa sotto di me, in questo caso vedete quello che accade a distanza di 24 ore, 48 e 72, i linfociti, che sono quelli verdi, fanno scomparire le cellule tumorali che sono rosse, e questo avviene in tempi piuttosto rapidi. Si creano dei veri e propri mega cluster di linfociti in grado di eradicare queste linee di glioblastoma. I tumori solidi sono solidi, crescono in sfere, ahimè nell'uomo, e quindi abbiamo creato questo modello di sferoide. Anche qui la Chiara ha lavorato per isolare 13 linee diverse da diversi pazienti. Questa è una linea, si chiama C6, e rossa anche in questo caso per renderla visibile. Anche qui quello che vedete, in pratica a distanza di 24 ore le cellule rosse scompaiono rispetto alla comparsa di questo cluster di cellule verdi, che sono rappresentate da linfociti. Un altro esempio anche sulla linea C10, anche in questo caso l'induzione della morte è un po' più rallentata, non accade in 24 ore, ma senz'altro in 48 ore vedete la parte rossa non c'è più. Mentre la colonna centrale in entrambi i pannelli dimostra come l'assenza del CAR non consente al linfocita di essere destato, quindi la campanella non suona e quindi il linfocita cerca di andare attorno a queste cellule rosse, ma non è in grado di uccidere. Quindi la strategia è molto potente. L'abbiamo validata in un contesto ancora più complicato. Abbiamo creato una sorta di tumoroids, dove oltre alle cellule di glioblastoma in rosso abbiamo usato la glia come supporto per mimare un contesto sempre più vicino all'uomo, e la glia in questo caso è viola, e quello che vedete sostanzialmente è un modello in cui i linfociti verdi sono in grado di uccidere le cellule rosse, ma lasciando stare la glia che è viola e rimane viola. Questo è molto importante perché anche in termini di sicurezza dell'approccio verso il tessuto sano diventa un aspetto molto importante.
Quindi insomma questa è un po' la nostra strategia e noi all'interno del PNRR con la Chiara e con altri ricercatori nel mio laboratorio stiamo mutuando queste tecnologie all'interno del melanoma maligno. Il melanoma maligno è un tumore che ha circa 15.000 nuovi casi in Italia, ha un'incidenza anche maggiore grazie a campagne di screening, però evidentemente quando è scoperto in una fase iniziale viene rimosso e quindi non ha nessun problema, però il problema è che in molti casi queste forme compaiono in maniera metastatica. Ha avuto uno sviluppo dal punto di vista terapeutico, ci sono stati nuovi farmaci, inibitori di BRAF, di MEK, immunoterapia che hanno cambiato la storia naturale di molti di questi pazienti con melanoma. In realtà comunque vi è una grossa quota ancora di pazienti che muoiono per melanoma, per cui abbiamo deciso di investire in questa tecnologia. E ci sono altri colleghi in giro per il mondo che stanno adottando approcci di immunoterapia con CAR-T con questi target sia su studi preclinici, vedete utilizzando l'ER2 e il GD3 che è il fratello del GD2 o il CD16, integrine, CD126. E poi ci sono tanti clinical trials, più recentemente sapete è stato approvato un prodotto a base di linfociti T per la cura del melanoma e questo stesso prodotto ad oggi viene ulteriormente ingegnerizzato, quindi in sostanza c'è molta attenzione attorno a questo tema. Quindi quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo è utilizzare, grazie alla collaborazione con i dermatologi, la professoressa Farnetali è qui in seconda fila e ci dà una mano, e quindi si è creato un team veramente tra chirurghi, dermatologi, biologi, biotecnologi che sono in grado di lavorare assieme. È importante perché abbiamo bisogno di isolare cellule primarie, in questo caso è un esempio, è uno ma ne abbiamo isolati diversi tipi. Non è semplice isolare cellule primarie del melanoma, anzi è veramente molto fastidioso, però le mie collaboratrici sono in grado di farlo. Non funziona in maniera molto efficiente, però quando accade è importante perché ci consente di dimostrare che il nostro approccio è in grado di funzionare. E in questo caso vedete questa linea che chiamiamo MEL VF54 ha un'espressione molto elevata di GD2 e anche le altre caratteristiche del melanoma. Un po' come vi ho fatto vedere per i gliomi ad alto grado, quello che facciamo, in questo caso le cellule di melanoma sono in rosso, i linfociti del paziente sempre sono in verde e vedete si creano queste sorta di cluster di limoni verdi, diciamo così, attorno alle cellule rosse e nell'arco di 48-72 ore il tappeto di cellule rosse viene ad essere distrutto. Quindi stiamo lavorando molto su questa strategia, ci sta dando soddisfazioni. Questi sono due video che la Chiara ha preparato. Prima se mi fa partire l'altro così riesce a fermarmi uno qua o l'altro. Ecco, perfetto. Beh, insomma, quello che vedete direi che è sufficientemente chiaro. A distanza di poco tempo, è un time course, questa è la parte finale, sostanzialmente sulla vostra sinistra vedete delle cellule di melanoma trattate con dei linfociti non CAR, solo GFP, sulla vostra destra di qua vedete delle cellule di melanoma che sono state trattate con invece dei CAR. Quello che accade è abbastanza chiaro, vi è un attacco massivo da parte dei linfociti nei confronti dei tumori, quindi questo ci dà l'idea di quanto sia potente l'approccio in questo contesto. Quindi stiamo lavorando all'interno questo sarà il nostro obiettivo per quanto riguarda il PNRR all'interno dello SPOC 5 coordinato da Milano Bicocca, e l'obiettivo è quello non solo di validarlo ma anche quello di portarlo avanti in un contesto clinico. Qui l'opportunità nasce da una collaborazione
È nata da una startup che abbiamo fondato con l'Università di Modena, che si chiamava Regenerand, che è stata poi acquisita da un gruppo tedesco, che ha una sede anche in Italia, che si chiama Evotech, che è un'azienda che fa CDMO, e quindi è un'azienda dove abbiamo creato una cell factory dove queste cose possono accadere in assoluta sicurezza, e quindi noi vogliamo arrivare a dimostrare che questa tecnologia funziona, preparare un dossier in grado di essere portato avanti in AIFA, per poi cominciare uno studio clinico di fase 1 in un contesto come questo, sfidante come questo. Io in laboratorio non faccio più niente, però ho una grande fortuna di avere dei collaboratori che sono eccezionali, e di questo li ringrazio. Ringrazio anche ringrazio Andrea, che grazie al progetto, da quando ci siamo conosciuti, stiamo facendo diventare un sogno una realtà, anche non solo per noi, ma ci auspichiamo per i pazienti. Quindi sia la dottoressa Chiavelli, ma tutti gli altri sono diversi e ognuno apporta qualcosa di buono, uno spirito sempre come dire, combattivo, perché si tratta di combattere questi tumori con le armi giuste, ma anche con i piedi per terra, senza dover necessariamente come dire, perdere tempo a inventarci qualcosa che non esiste, ma valorizzando quello che c'era già per portarlo poi in clinica. Io vi ringrazio per questo spazio che ci avete dato, e se ci sono domande ora sono qua, altrimenti oggi pomeriggio. Grazie ancora. Grazie. Grazie Massimo. Non so se ci sono domande o interventi. Mauro Piacentini. Dunque la domanda è se ci stiamo muovendo anche sull'NK. No, nel senso che ci abbiamo provato, ma sono cellule molto un po' fastidiose. La difficoltà nel lavorare con dei linfociti primari è la grossa variabilità interindividuale. Se tu pensi che anche una company come Novartis ha un 15% di failure nel non essere in grado di generare dei CAR-T che hanno già un'autorizzazione al mercato, quindi sono pazienti pluritrattati, quindi non sono pazienti nativi a cui prende linfociti, quindi c'è anche questo aspetto che è molto importante. Abbiamo cominciato a lavorare sull'NK. L'NK ha una estrema variabilità interindividuale anche solo come percentuale basale, vanno dall'1 al 15%. Ti dico questa cosa, noi ci abbiamo lavorato ormai direi un 6-7 anni fa, adesso ci sono dei terreni di cultura che sono molto performanti, per cui può darsi che questo accada, perché stiamo lavorando su linfociti gamma delta, su popolazioni gamma delta che sono, diciamo, non sono NK certamente, però potrebbero aprire anche un utilizzo allogenico, anche se la performance non è poi così consistente. Queste popolazioni che vi ho fatto vedere sono popolazioni NKT, quindi sono CD56, CD3, sono molto citotossiche, e anche c'è una alloreattività di base che però noi in questo caso non vogliamo vedere utilizzando un modello autologo. Prego. Giorgio. C'è un microfono. Vieni, alzati. Massimo, innanzitutto complimenti, ma Avvicina il microfono. Devo avvicinare così? Sì, così. Perfetto. Ok. Per quanto riguarda, perché quello che sta venendo fuori, utilizzando i controlli dei CAR-T, c'è comunque un aspetto e un effetto citotossico sulle cellule. E da quello che succede è venuto fuori l'identificazione di alcuni antigeni specifici che addirittura non hanno bisogno neanche delle APC per indurre un'immunità antitumorale, e nello sviluppo di un'immunità antitumorale mi riferisco ai lavori della Bona, Cristina Marcalli, del gruppo di Giorgio Parmiani di tempo fa, che l'identificazione di alcuni antigeni non avrebbero neanche bisogno dell'utilizzo e dell'ausilio dei CAR-T, perché ci sarebbe un effetto, se sviluppato o indotto, Certo. uno sviluppo di un'immunità cellulomediata di tipo citotossica senza
l'ausilio, Modifica. senza modifiche, senza l'ausilio neanche dei CAR-T e neanche un trapianto che deve essere, in questo caso non allogenico, perché sappiamo quelli che sono i vantaggi ma anche gli svantaggi delle CAR-T, perché utilizzando i linfociti T che dobbiamo utilizzare quelli dello stesso individuo. Quindi era un commento sostanzialmente, no, evidentemente l'immunologia, se abbiamo un prodotto a base di TIL, che sono linfociti infiltranti il tumore, nel melanoma, che non sono certamente modificati, vuol dire che quei linfociti si sono in qualche modo riarrangiati per almeno colpire almeno un antigene tumorale, per cui è un po' secondo me il futuro, e tutta questa tecnologia di neoantigen search fa parte un po' di questa strategia, però condivido il tuo commento. Massimo, complimenti, sono Luisa Nolli di NCN Bio. Allora, l'approccio è elegantissimo, anche quello di creare delle linee, quello. Volevo sapere a che punto siete nel progetto industriale? Avete già fatto la preclinica GLP? E l'altra domanda è se pensate, andando all'allogenico, pensando all'allogenico, di intervenire anche su diciamo, l'implementazione dei vettori. Dunque, i dati, quello che stiamo facendo è isolare varie linee primarie e fare quello che vi ho fatto vedere, quindi sostanzialmente ripetere i replicati biologici, quello che vediamo, e poi trasferire un modello animale, perché poi la cosa più importante, in realtà abbiamo già fatto modelli animali di questo tipo che non riflettevano in realtà la citotossicità che vedevamo, quindi abbiamo bisogno proprio di un modello autologo. Lo studio GLP no, non l'abbiamo ancora fatto, costa troppo, ma lo faremo, e quindi insomma fa parte di un percorso che tu ben sai, insomma, abbiamo già fatto in un altro contesto che mutueremo, insomma, lì. Sono convinto, ecco, sul tema allogenico, in questo caso non è nei piani. Le cellule gamma delta che abbiamo in mano non sono così performanti, non sono le nostre, ma anche altri gruppi erano partiti in quarta, ma in realtà ci stanno un po' ripensando. Utilizzare le cellule allogeniche su questi modelli è prematuro per noi, ma evidentemente in qualche modo arriverà, però condivido che la strategia sia poi quella. Ok, grazie.